Il sale raffinato danneggia l'organismo. Come possiamo dunque sostituirlo nelle nostre pietanze? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi analizziamo una categoria di alimenti molto preziosi, le spezie. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Torniamo a parlare di spezie, visto che in passato avevo già creato un contenuto dedicato analizzandone addirittura 8. Se ti sei perso quel video te lo lascio qui sopra. Oggi ne esamineremo altre 6, iniziando subito dalla prima. Partiamo dalla lettera A. A come anice. Dell'anice ne esistono 3 varietà: verde, stellato, pepato. L'anice essiccato e triturato lascia una sensazione di fresco dopo la sua assunzione e il suo sapore ricorda il finocchio e la menta. Io non sono un suo fan a livello di gusto a causa del suo sapore molto persistente. C'è da dire però che è ricco di benefici. L'effetto più conosciuto dell'anice è quello digestivo, apprezzato già dai romani che lo utilizzavano alla fine dei banchetti più impegnativi. L'anice è infatti carminativo, ovvero promuove l'espulsione dei gas dallo stomaco e dall'intestino, ed è anche antispasmodico. È grazie a tutto ciò che questa spezia viene spesso utilizzata per tisane ed infusi digestivi ed antigonfiori. Favorisce il rilassamento ed è spesso presente nei medicinali contro la tosse. È inoltre stimolante e nell'antichità era considerato un potente afrodisiaco, capace di risvegliare gli ardori sessuali e combattere l'impotenza. Al secondo posto di oggi troviamo la vaniglia. La vaniglia è un'orchidea originaria del Messico. Dai suoi bacelli si produce questa spezia che non dovrebbe mai mancare nella dispensa degli amanti dei dolci. Sono diverse le varietà presenti in natura e sul mercato. La vaniglia è un antisettico naturale, ma anche un prezioso calmante. Risulta infatti molto utile per combattere lo stress e sconfiggere l'insonnia. Un buon latte vegetale caldo aromatizzato alla vaniglia è infatti un ottimo rimedio per chi ha difficoltà a prendere sonno. Come ho accennato in passato, è importante fare attenzione alla presenza di zuccheri, oli vegetali ed altre porcherie all'interno della bevanda che andremo a selezionare. Esistono valide soluzioni, in primis mandorle e avena, prive di sostanze dannose per la nostra salute. Il particolare aroma della vaniglia è dato dalla presenza della vanillina, un polifenolo con proprietà antiossidanti che contribuisce a mantenere giovane l'organismo, contrastando l'azione dei radicali liberi. Anche alla vaniglia sono da sempre attribuite virtù afrodisiache. Inoltre è molto utilizzata come profumazione per prodotti cosmetici o come base o arricchimento di profumi, conferendo una scia dolce. Al terzo posto troviamo una squisitezza, lo zafferano. Si tratta della spezia più costosa di tutto il pianeta. Essa deriva dai pistilli e stami del fiore dello zafferano, che vengono poi essiccati. Ne esistono alcune varietà più o meno pregiate. Non c'è risotto alla milanese senza zafferano, ma il suo utilizzo in cucina può essere molto più variegato. Si può utilizzare sopra il pesce, nei frutti di mare, ma anche nelle zuppe, in particolare appunto quelle di pesce. È uno degli alimenti più ricchi di carotenoidi che conferiscono il tipico colore giallo alle pietanze. È dunque fonte di vitamina A, ma anche vitamina B1 e B2. In particolare il safranale, che è il composto organico presente nello zafferano, è in grado di influenzare positivamente l'attività cerebrale, ma possiede anche proprietà antiossidanti. I suoi principi attivi regolano la produzione di dopamina, noradrenalina e serotonina, riuscendo a placare l'ansia. Recenti studi hanno evidenziato che lo zafferano sarebbe in grado di esercitare un'azione calmante, analgesica ed antispasmodica, che induce uno stato di rilassamento muscolare. Inoltre questa spezia favorisce le funzioni digestive, stimola l'apparato digerente, aumentando la secrezione di bile e di succhi gastrici. Per questo è molto usato anche nella preparazione di liquori digestivi. Al quarto posto abbiamo una favolosa miscela di spezie, sto parlando ovviamente del curry. Squisito se accompagnato al pollo o ad un bel riso con i gamberi, è una delle spezie maggiormente impegnate nella cucina indiana ed asiatica in generale. È composto principalmente da curcuma, zenzero e cumino. A questi si aggiungono poi il pepe, il coriandolo, la cannella, i chiodi di garofano, la noce moscata, il fieno greco, il peperoncino, lo zafferano ed il cardamomo.
grazie alla curcumina contenuta, è in grado di alleviare l'affaticamento del fegato. Protegge lo stomaco e l'intestino e riduce i fastidi collegati all'artrite e ai reumatismi. Il curry in particolare fa bene alla digestione e disinfetta l'organismo. La stessa azione antinfiammatoria ed antiossidante del curry sarebbe efficace anche per ridurre il rischio di attacco cardiaco. Il curry agisce infatti a livello venoso, stimolando il flusso ematico. In aggiunta, questa spezia regola il metabolismo e fa bruciare i grassi. Siamo quasi in conclusione. Al quinto posto troviamo una spezia utilizzata non così frequentemente. Sto parlando del cumino. Si tratta di una pianta che viene utilizzata come spezia a livello alimentare. Le sue origini sono antiche e geograficamente sono collegate all'Iran, Siria e altre regioni mediterranee. Come abbiamo visto prima, è una delle spezie utilizzate per formare il celebre curry. Ha un sapore dolce che spesso viene associato alla cucina indiana, ma può essere utilizzato tutti i giorni anche in zuppe e carne. Anche il cumino ha proprietà carminative e digestive ed è un buon rimedio naturale contro gonfiori e coliche addominali. Un'ottima tisana da bere a fine pasto per favorire la digestione può essere preparata con i semi di questa spezia, oltre che un pizzico di finocchio e menta. Masticare semi di cumino aiuterebbe anche a combattere la litosi e a stimolare l'appetito. Il suo olio invece è perfetto per massaggi ed impacchi, dato che stimola la circolazione ed esercita un'azione disinfettante sulla pelle. Concludiamo con qualcosa di piccante, sto parlando ovviamente del peperoncino. Svolge diverse azioni utili per l'organismo, adattandosi praticamente a qualsiasi tipo di piatto. A livello terapeutico, la sua prima funzione è quella di favorire la secrezione di succhi gastrici e facilitare la digestione. Migliora la circolazione, è un ottimo cardioprotettore e consente ai capillari di rimanere elastici, migliorando l'ossigenazione del sangue. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, il peperoncino è molto indicato in caso di tosse o raucedine. Possiede anche un'azione antistaminica e viene utilizzato per curare l'allergia e l'asma. La caratteristica principale, cioè la parte piccante, è dovuta alla presenza di un alcaloide, la capsaicina, che conferisce, oltre all'aroma bruciante, una facilità di digestione. È grazie alla vitamina E invece che il peperoncino si è guadagnato il titolo di potente afrodisiaco. La vitamina E è la cosiddetta vitamina della fecondità e della potenza sessuale. È fonte inoltre di vitamina C. Fu proprio studiando gli effetti del peperoncino che lo studioso ungherese Senz György scoprì questa importantissima vitamina che gli fece vincere addirittura il premio Nobel. La vitamina C difende dalle infezioni, da tutte le malattie da raffreddamento e dai disturbi cardiovascolari. Diversi studi scientifici confermano che la vitamina C e la vitamina E potenziano le difese contro i tumori. Essere carenti di vitamina C è gravissimo per svariate motivazioni. Ho parlato nello specifico di questa vitamina nel contenuto che trovi qui accanto, che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.